se tu fossi su un'isola da solo, che vino porteresti? Mi porto una bottiglia di vermouth perché... Ah, vermouth, ok, sì. perché non puoi dire Barolo. Italian Wine Travel with Stevie Kim. Buongiorno, sono Stevie Kim per l'Italian Wine Podcast e siamo qui a Grandi Langhe 2025 e qui special guest Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte. Allora, noi siamo qui a Grandi Langhe, che dici? Dico che innanzitutto ti ringrazio perché aiuti questa grande manifestazione a farsi conoscere nel mondo e soprattutto siamo a Torino. Torino was the first capital town of Italy e noi siamo molto felici di ospitare Grandi Langhe qui a Torino, perché Torino è la città dove appunto è nata l'Italia, ma soprattutto sai che cosa si faceva nel luogo in cui noi ci troviamo? Era un'officina per treni, mi hanno detto. Era l'officina per riparare i treni. Vuol dire che i treni venivano agganciati a questi passaggi dove vedi il ferro e poi sotto c'erano gli operai che li aggiustavano. Oggi in questi stessi spazi ci sono i nostri vini, le nostre eccellenze, che sono sicuramente tra i vini migliori del mondo e danno anche l'idea di una città che è cambiata, da officina di riparazione dei treni a spazio per i più grandi vini del mondo in un evento come Grandi Langhe che sta crescendo anno per anno proprio grazie alla qualità dei nostri produttori. Ma sei, diciamo, presidente della regione da quando? 2019. Sono stato rieletto nel 2024 in summer, last summer, e adesso ho altri 5 anni che scadranno nel 2029. Allora parliamo un po' del vino perché siamo qui, ok? Come sta andando i vini del Piemonte? Beh, i vini del Piemonte vanno bene grazie a due fattori. Uno, la natura. Noi ci chiamiamo Piemonte perché siamo ai piedi delle montagne, abbiamo un ambiente naturale unico, un terroir come lo chiamano i francesi, e poi abbiamo dei produttori che sono davvero produttori capaci e produttori che hanno capito che la differenza la fa la qualità, non la quantità. Noi siamo una terra di qualità, abbiamo negli stand tanti giovani che sono figli di contadini che magari prima vendevano le uve, adesso fanno il vino. E più abbiamo piccole aziende che fanno il vino, più abbiamo contadini. La differenza del Piemonte rispetto alla Toscana, se tu vai a vedere, è che noi abbiamo piccole parcelle di terreno, piccole aziende, tante, e abbiamo i contadini. In Toscana ci sono grandi estensioni e molte volte ci sono i fondi che sono padroni delle cantine. Da noi invece c'è ancora l'uomo, c'è ancora la donna, tocchi ancora le mani. Un po' simile a Borgogna, no? Un Burgundy. Esattamente. Questa è la forza del Piemonte, perché dietro quelle bottiglie lì c'è una faccia, c'è un nome, c'è una storia, ci sono delle mani, c'è suo figlio e ci sarà suo nipote, e questo c'è solo più in Piemonte. Ma che piani avete come regione per la promozione e comunicazione del vino, del territorio a breve, diciamo, da 2 o 3 anni? Noi abbiamo un piano di sviluppo rurale che ci permette di avere tante risorse dall'Europa, siamo stati anche molto bravi ad aumentare queste risorse che utilizziamo con le fiere di settore ma anche con altri eventi. For example, we met in Singapore or where? No, Tokyo. In Tokyo. We met in Tokyo sull'Amerigo Vespucci, e sull'Amerigo Vespucci, patrimonio UNESCO, c'era il Barolo, e poi c'era a Singapore, e poi c'era a Bangkok, e poi c'era ieri a Jeddah, perché
sulla nave più bella del mondo ci doveva essere il vino migliore del mondo. E ricordiamoci sempre che noi abbiamo avuto Langhe, Monferrato e Roero, patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, primi nel mondo, Ah sì? prima della Francia. Ah, non lo sapevo questo. Paesaggi Ma quando questo? nel 2014. Ah, non lo sapevo. È una candidatura che ha premiato i paesaggi vitivinicoli per la prima volta nella storia dell'UNESCO e before them French. E parlaci un po' del territorio, come promuovere in abbinamento, non so, ovviamente è famoso per tartufo, no? Certo. Però anche altri elementi del Piemonte. Come riuscite? Perché gli italiani sono famosi nel tutto il mondo perché sono molto creativi, però tendono di essere molto individualisti, no? Quindi come riesci a, diciamo, aggregare, fare la regia su tutto il territorio? Beh, noi abbiamo un territorio che ha imparato a lavorare insieme e lavora insieme la città con la collina. Il Little Village di 500 abitanti lavora con Torino che ha 1 milione di abitanti. Ma la cosa importante è che qui abbiamo creato anche tanti eventi sportivi. I più grandi eventi sportivi al mondo si fanno in Piemonte. Fammi un esempio. Le ATP Finals. Ah, ok. Sinner vince in Piemonte ormai da diversi anni e noi ancora per i prossimi 3 anni almeno. Beh, ora in tutto il mondo, Sinner. Certo, ma noi abbiamo le ATP Finals che sono l'evento più importante al mondo di tennis e si fa in Piemonte, si fa a Torino. Abbiamo appena finito le Universiadi che sono le Olimpiadi degli studenti universitari. Ah. Avremo le gare di Coppa del Mondo di sci, sul ciclismo abbiamo avuto la partenza del Giro d'Italia, abbiamo avuto il Tour de France, il più grande evento insieme alle Olimpiadi e ai Mondiali di calcio di visibilità che c'è nel mondo ed è venuto a Torino l'anno scorso. Al 23 di agosto partirà da Torino, si chiama la Salida Oficial, che vuol dire la partenza ufficiale della Vuelta, che è il Giro della Spagna, che parte dal Piemonte. Cioè noi stiamo lavorando per avere qua e continuare ad avere qua i più grandi eventi sportivi al mondo, perché allo sport noi associamo la salute e il vino è salute. Ok, allora se tu fossi un'isola da solo, che vino porteresti? Da solo? Da solo, no donne, no nulla. Mi porto una bottiglia di vermouth, perché... Ah, vermouth, ok, sì. perché non puoi dire Barolo o Barbaresco o d'altro. Mi porto una bottiglia di ho vermouth capito. perché essendo da solo una bottiglia mi aiuta. Ok, e così lui diventa presidente della regione di Piemonte con vermouth. Yeah. And signing off here, Stevie Kim with presidente della regione Alberto Cirio. Ciao. And it's a wrap.